Ed eccoci qui, siamo tornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Yaya Romdi. Io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e bentornati. Bentornati. Se non mi conoscete, mi presento. Io sono Ilaria, ho 30 anni, 30, quasi 31 a fine maggio, ma vabbè, non ne parliamo. E vivo negli Stati Uniti, sono nata e cresciuta a Roma, ma vivo negli Stati Uniti. Da quanto tempo? Da troppo tempo, forse. Da troppo tempo. E in questo momento vivo con mio marito, che è americano. Viviamo nello stato della Virginia, perché mio marito è un militare ed è stazionato qui con la Marina Militare Americana. Breve intro sulla mia vita, così giustamente ci sono persone che magari ascoltano il podcast per la prima volta e dicono: ma chi è sta ragazza, chi è che parla? Ma torniamo a noi. Questo episodio sarà un episodio forse lungo, perché su questo argomento c'è veramente tanto da dire, e che spero una volta per tutte risponda alle domande che mi fate spessissimo e praticamente il motivo per cui tantissime persone hanno cominciato a seguirmi sui social, perché parlavo proprio di questo argomento, e probabilmente sono stata una delle prime sui social ad essere sinceramente limpida, schietta, sincera, proprio su questo argomento. L'argomento di oggi è: ma vivere negli Stati Uniti è come nei film? Ma vivere negli Stati Uniti è davvero vivere l'American Dream? Ecco, perfetto. Cominciamo subito. Vi comincio subito, lo sapete, ci sono sempre le mie premesse. Questo discorso, siccome ovviamente io parlo italiano e le persone che mi seguono sono italiane, ovviamente questo discorso è indirizzato soprattutto alle persone italiane come me. Perché vuoi o non vuoi, da nord a sud, sì, veniamo da diverse regioni, abbiamo diversa mentalità, o poi ognuno è diverso. Però noi italiani, gira che ti rigira, la pensiamo tutti allo stesso modo, più o meno, no? Comunque abbiamo la stessa cultura, veniamo diciamo, da stessa famiglia. Ovviamente siamo tutti diversi, però avete capito il discorso, ecco, siamo tutti italiani, ok? La società italiana più o meno è quella. Allora, questa è la premessa. Cominciamo dicendo che io vi faccio una domanda. Secondo voi, cioè voi come ve li immaginate gli Stati Uniti? Nel momento in cui voi pensate agli Stati Uniti, cosa pensate? Come lo immaginate? Voi lo immaginate come lo immaginavo anch'io, perché comunque prima di andare negli Stati Uniti io non avevo mai visto gli Stati Uniti, non ero mai stata in America. E ragazzi, mi succederà che spesso dirò America, per il semplice fatto che negli Stati Uniti, perché ci sono tantissime persone che vedo molto spesso che se la prendono con persone che chiamano gli Stati Uniti America, perché sappiamo che l'America si divide America del Nord, America Centro, che quelli sono gli Stati Uniti, e l'America del Sud. Però negli Stati Uniti loro dicono America, ok? Raramente vi dicono USA, the USA, insomma, loro dicono America, perché comunque lo sappiamo, gli americani sono patriottici, gli americani pensano che l'America so solo loro, quindi non è sbagliato dire America, perché gli americani dicono I live in America, non ti dicono I live in the US, te lo dicono, ma loro praticamente dicono sempre America, e chi vive qui o è stato qui me lo può confermare. Comunque, per questo molto spesso dirò America, se no Stati Uniti d'America è troppo lungo. Quindi che idea avete degli Stati Uniti? Cioè voi quando pensate agli Stati Uniti cosa pensate? Ovviamente per chi non è mai stato negli Stati Uniti, per chi non ha, e questa è una cosa importante, vissuto negli Stati Uniti, ha l'idea degli Stati Uniti come i film, le serie TV, i libri, che chi più ne ha più ne metta, perché tutti noi tutti italiani, siamo cresciuti con i telefilm, i film americani.
Chi è che non ha mai visto un film americano? Chi è che non ha mai visto una serie TV americana? Ve ne potrei citare miliardi, cioè Friends. Io sono cresciuta con Orange County, The O.C., io sono cresciuta con Una mamma per amica, io sono cresciuta con... non mi vengono in mente, ma ce ne sono proprio miliardi. Aspettate, fatecimi pensare. Sono cresciuta con Smallville, Titanic, vi dico i film che io ero ossessionata da sti film. Scusatemi, da queste serie TV quando ero più piccola. E quindi ovviamente Gossip Girl, cioè raga, mo me ne vengono in mente, ma troppe, c'è una lista infinita di film e telefilm. Quindi quando io, prima di trasferirmi negli Stati Uniti, prima di fare l'esperienza come ragazza alla pari, la mia idea di Stati Uniti era questo posto fantastico, questo posto magnifico, questo American Dream, questa vita perfetta, questi posti meravigliosi, insomma, volevo andare negli Stati Uniti, era il mio sogno, cioè il mio sogno era sposarmi con un americano, biondo, occhi azzurri, come Jess McCartney, come Leonardo DiCaprio, come Ryan di O.C., loro erano diciamo quelli che mi piacevano, Zac Efron, cioè raga, High School Musical, ecco vedete piano piano me li ricordo. E quello era il mio sogno, andare a vivere negli Stati Uniti. Fa ridere la cosa perché adesso io sono sposata con un americano biondo occhi azzurri, ma vabbè, tralasciando questo. Questa era la mia idea di Stati Uniti, quindi questo mondo fantastico così lontano, no? Dall'Italia, perché comunque raga, gli Stati Uniti stanno veramente dall'altra parte dell'oceano, cioè dovete passare l'oceano, sta veramente dall'altra parte del mondo. E quindi avevo questo sogno nel cassetto. Quindi la prima domanda che vi faccio è: che idea avete degli Stati Uniti? Se anche voi avete quest'idea degli Stati Uniti, e sono sicura che è questa l'idea che avete degli Stati Uniti, possiamo continuare il discorso. Cosa è successo? Poi io ho fatto l'esperienza di ragazza alla pari, nel 2019 sono partita e finalmente ho realizzato questo sogno di andare negli Stati Uniti. Quando ho fatto la ragazza alla pari ho viaggiato tantissimo, ho conosciuto tantissimi americani, per un anno ho veramente vissuto la cultura, il mondo americano, ok? Perché? Perché c'è una netta differenza tra fare un'esperienza di qualche mese o semplicemente andare da turista con vivere negli Stati Uniti e vivere la cultura americana. Sono due cose ben diverse, quindi questa è una cosa che mi fa molto infuriare, che vedo sui social. Le persone che parlano degli Stati Uniti, io sono andata in vacanza, io ho fatto l'esperienza di 2 mesi, ragazzi, non ci fate niente con la vacanza, non ci fate niente con i mesi negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, per capire se il mondo, la cultura vi piace, dovete viverci per un bel po', dovete entrare nel loop della cultura, cioè dovete proprio vivere come vivono gli americani, ok? Perché se non vivete come vivono gli americani, se non avete vissuto questa esperienza, non possiamo parlare. Nel senso che non che io mi senta superiore a te che hai fatto la vacanza, però è la stessa cosa di quando un americano va in Italia e va in vacanza sulla costiera amalfitana, va in vacanza a Porto Cervo in Sardegna e ti dice: Madonna che bella l'Italia, io l'amo, voglio vivere qua. Sì, ma hai mai vissuto come un italiano? Hai mai vissuto la quotidianità? Poi vediamo se ti piace, cioè nel senso, ognuno ovviamente, ogni cultura è diversa e per capire se veramente ti piace un posto e ti piace la cultura e ti piace le persone eccetera eccetera, ci devi vivere, ok? Questa è una cosa che dico sempre, sempre, sempre. Quindi faccio questa esperienza e gli Stati Uniti non mi piacciono. Nonostante io, ripeto, abbia viaggiato tantissimo, sono stata non solo, e questo poi sarà il discorso che faremo subito dopo, sono stata non solo nelle grandi città che sono quelle le mete di noi italiani come di tutti gli europei,
di tutte le persone che vengono negli Stati Uniti, no? Come turista. New York, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Seattle, chiamate come pare, io ve lo dico all'americana, Los Angeles, avevo già detto, mi ricordo, Washington DC, le cascate del Niagara. Io ho visto praticamente tutto negli Stati Uniti, quasi tutto, mi mancano pochissimi stati, poi perché con mio marito abbiamo fatto un road trip dallo stato di Washington, da Seattle, siamo arrivati in Virginia, ci siamo fatti tutti gli Stati Uniti, è stata fighissimo, sono stata in Texas, sono stata in Indiana, sono stata ovunque, più o meno me li sono girati tutti gli stati. E già io da quando ero la cultura americana non mi è piaciuta. Non mi sono piaciuti gli Stati Uniti, mi sono piaciute ovviamente le città, mi è piaciuto andare a New York, ovviamente non sarò mai un ipocrita a dirvi ah che bello, no, non mi è piaciuta Los Angeles, è ovvio che ho realizzato il sogno della vita ad andare a vedere l'Hollywood Sign, andare a vedere la Statua della Libertà, andare a vedere The Walk of Fame a Los Angeles, pure se ci stanno più homeless che altro, però vabbè, cioè andare a vedere il ponte di San Francisco, ovviamente vi dico, io sono cresciuta anche con streghe, che poi ci sono rimasta malissimo, che streghe non l'hanno girato a San Francisco, ma vabbè, comunque questi sono dettagli. Sono cresciuta anche con Buffy, vabbè, queste sono un po' di cose che mi vengono ogni tanto in mente. E per carità, bellissimo, ma l'esperienza, cioè il rapporto che ho avuto con gli americani, lo scoprire gli americani di qua e di là, a me l'America non è piaciuta. Non è piaciuta, fatto sta che io non ho esteso, non ho fatto 2 anni come ragazza alla pari, sono tornata in Italia e poi vabbè è scoppiato il Covid. Io sono tornata praticamente dagli Stati Uniti una settimana prima che scoppiasse il Covid, cioè io dall'esperienza di au pair sono arrivata in Italia, una settimana dopo lockdown, proprio è stato, cioè, da che ero libera, libertina, giravo, facevo, viaggiavo, veramente io quando ho fatto la ragazza alla pari ogni occasione viaggiavo, ogni occasione partivo, dormivo nel campeggio, dormivo dentro la macchina, dormivo per terra, cioè proprio un'esperienza fantastica, proprio libertina al 100%, immaginate tornata a casa, quarantena, chiusa dentro la stanza, cioè chiusa dentro casa. Insomma, non è stata proprio un'esperienza fantastica, però che dobbiamo fare? Quindi io non ho esteso perché, ripeto, non mi era piaciuta la cultura, non mi erano piaciute il modo di pensare delle persone, il modo americano, ok? E adesso vi spiego. Noi da italiani abbiamo una determinata mentalità, ok? Abbiamo delle abitudini, ve ne cito alcune, ma non c'è bisogno nemmeno di dirlo. A noi piace stare con le persone, stare in famiglia, la famiglia è la cosa principale. Ci piace stare sempre in compagnia, ci piace far casino, ci piace i cenoni, i pranzoni, cioè questi siamo noi, no? Non tutti ovviamente, però in generale siamo così noi italiani, no? Ci piace chiacchierare, ci piace mangiare, abbiamo il cibo buono, abbiamo il vino buono, tantissimi posti meravigliosi, monumenti, storia, ovunque vai, le città italiane sono delle bellezze culturali, abbiamo dei monumenti, cioè non c'è nemmeno bisogno che io ve lo dica. Abbiamo, e comunque anche le abitudini, no? L'abitudine stupida, per esempio, io sono cresciuta con mia madre che mi dice le medicine fanno male, le medicine si prendono solo se ne hai bisogno, perché poi il corpo si abitua e poi non stai sempre a prendere medicine, ok? Io sono cresciuta così, sono cresciuta con se stai male ti fai la pastina col formaggino, sono cresciuta con dobbiamo aprire le finestre perché dobbiamo far cambiare aria, cioè ve ne sto citando alcune, spero che stiate capendo il discorso, il fulcro del discorso.
E questo non si parla soltanto degli Stati Uniti, qui si parla di qualsiasi altra cultura al di fuori dell'Italia. Perché noi italiani abbiamo una cultura tutta nostra, abbiamo delle abitudini tutte nostre. È molto più semplice, e ascoltatemi bene, è molto più semplice per un tedesco, un inglese, abituarsi alla cultura americana rispetto a noi italiani. Questo io ci metterei la firma su questa cosa che vi sto dicendo. E ci ho pensato e ci ho ripensato vivendo qui, facendo tantissime esperienze, conoscendo tantissime persone. Mi sono resa conto che per noi italiani è molto, ma molto difficile adattarsi alla cultura americana e al vivere in America. Perché noi siamo troppo attaccati alle nostre abitudini, siamo troppo attaccati alla nostra cultura, al nostro cibo, alle nostre bellezze, i monumenti, le città, cioè ce l'abbiamo, è nel nostro sangue, cioè non a caso la cultura italiana è una cultura di cui tutti ne parlano, in tutto il mondo la cultura italiana viene vista come una cultura fantastica, una cultura meravigliosa. Beh, levate il fatto che la maggior parte ci conosce per il cibo e perché quelli pensano questo. Però al gira che ti rigira ci conoscono per la moda, cioè tutti vestono Gucci, Fendi, Prada, cioè capite? E ripeto, quindi questo è il problema. Per noi italiani è molto difficile abituarsi alla cultura americana e credetemi, se non siete mai stati negli Stati Uniti, proprio vivendo la cultura, non potete capire questa cosa. Ed è per questo che molte persone mi dicono sempre: ma tu ti lamenti sempre negli Stati Uniti? Perché voi seguite me, che io diciamo ho un seguito sui social. Ma voi parlate con qualsiasi persona italiana che vive negli Stati Uniti, che vive negli Stati Uniti da quanto vivo io, perché mo quanto saranno? 5 anni, ci sono persone che vivono da 10. Solo alcuni vi dicono: no, io in Italia non ci tornerei. La maggior parte vi dice: mi sto risparmiando i soldi, perché comunque qui si guadagna bene. Mi sto risparmiando i soldi, appena posso mi faccio le vacanze in Italia e appena vado in pensione me ne torno in Italia. Tutti quanti vi dicono sta cosa. Ripeto, a parte alcune persone che magari non gli piaceva l'Italia per svariati motivi, perché ovviamente anche noi abbiamo i nostri problemi che non vi starò qua ad elencare, perché li sappiamo tutti quali sono i problemi in Italia. La mentalità chiusa, non funziona una cecca, una ceppa si dice a Roma. Ripeto, tanta mentalità chiusa, l'italiano duro proprio come il coccio, ecco, tanti problemi ci sono in Italia, però io l'Italia non la cambierei per niente al mondo. Sarà che io ovviamente in Italia ho tutta la mia vita, cioè ho la mia famiglia, ho i miei amici, io sono nata e cresciuta in Italia e io non è che dici in Italia ho vissuto 5 anni della mia vita quando avevo 5 anni, poi mi sono trasferita quindi non mi ricordo niente. No, io in Italia ci ho vissuto fino a quando avevo 25 anni, poi levate che comunque ho fatto avanti e indietro prima di sposarmi con Dylan e di rimanere fissa negli Stati Uniti, ma io ho vissuto tutta la mia vita in Italia, cioè io sono italiana, io sono cresciuta con la cultura e le abitudini italiane. Quindi per me è molto difficile adattarmi. Poi levate il fatto che io, se mi seguite su social, sono una persona molto forte caratterialmente, mi adatto facilmente, trovo i miei hobby, ovunque io sia, io parlo con tutti, trovo hobby ovunque, mi iscrivo ai gruppi, sono una persona molto intraprendente, cioè io non mi piango addosso, ok? Faccio di tutto per adattarmi. Magari ho tantissime volte ho quei momenti, proprio quando era ieri sera mi sono messa a piangere con Dylan, figuratevi, dicendo voglio tornare in Italia, mi manca l'Italia, ho bisogno di stare un po' con i miei, voglio tornare un po'. È ovvio, cioè io ho tantissimi momenti così, ma allo stesso tempo non mi butto giù, ho preso moltissimo da mia mamma. E non mi butto giù e lotto e cerco di trovare il positivo in tutte le cose.
Quindi continuo, insomma, la mia vita, cerco, ripeto, di trovarmi degli hobby, delle cose che mi piacciono, faccio le mie cosine e insomma continuo la mia vita. Ma torniamo al nostro discorso. Quindi stavamo dicendo, questa è la vostra idea di Stati Uniti. Perfetto. Adesso, Stati Uniti. L'idea che noi abbiamo degli Stati Uniti, che appunto guardando film, guardando serie TV, quella vita non esiste. Nel senso, esiste, ma dovete avere determinati requisiti per avere quella vita. 1. In America, ripeto, ve l'ho già detto, ripeterò America un pochino di volte. In America, per avere quella vita, dovete avere tanti soldi. In America, per vivere una vita agiata, dovete essere ricchi o almeno guadagnare $10.000 al mese. Minimo. E io vi parlo della Virginia, perché se poi cominciamo ad andare a vivere a New York, a Los Angeles, vai di là, vai di qua, bisogna guadagnare di più, ok? Vi faccio proprio un piccolissimo esempio. Voi lo sapete quanto prima, adesso paghiamo il mutuo, quanto pagavamo prima di affitto? $2.100. $2.100. E giustamente voi vorreste dire, vabbè, ma gli stipendi sono più alti. Sì, ma di quanto? Quanto pensate guadagni un americano medio? Attenzione! Poi lo sapete, io sui social condivido sempre quando andiamo a fare la spesa, di qua, di là. Cioè, la spesa sono almeno $300 in media. Poi ripeto, noi viviamo in Virginia, abbiamo vissuto prima a Washington State. Pure lì costava bello tosto, pure là. E non oso immaginare New York, a Los Angeles, ma vedo tantissimi video su TikTok che dicono quanto paghi di affitto, quanto paghi di mutuo. Cioè, ragazzi, quelle stanze proprio da horror che vedete in televisione, nei telefilm, che c'è sta bagno, cucina e letto tutto nella stessa stanza, $5.000 al mese. Perché? Perché devi vivere a New York. Cioè, capite? Quindi, per avere quella vita devi essere molto ricco. Devi essere ricco, perché se negli Stati Uniti non guadagni, non hai un buon stipendio, la vita è veramente una vita da paese del terzo mondo. Altro che loro dicono, no, perché l'Italia è il paese del terzo mondo, per l'Italia sono poveri. Sì, ma in Italia, pure se c'hai uno stipendio medio-basso, comunque riesci a vivere una vita felice, nel senso, io parlo di vita felice, il potersi permettere almeno una volta a settimana una pizza con una birra, cioè per dirvi con una Coca-Cola. Voi lo sapete quanto costa andare a prendersi una pizza con una Coca-Cola? Anzi, manco io e manco io e Dylan manco beviamo, perché non beviamo alcolici. Una pizza con l'acqua ti partono almeno $60-70 per 2 pizze. E poi perché devi lasciare la mancia alla cameriera. Cioè, ragazzi, nel senso, sì, forse $70. Vabbè, sì, fondamentalmente è quello, perché poi con le tasse adesso continuano a mettere tasse su tasse qui negli Stati Uniti, ogni volta ti danno uno scontrino. Mo' si sono inventati pure la tassa sul pagare con la carta, che qui negli Stati Uniti tutti pagano con la carta. Qui negli Stati Uniti paghi pure una bottiglietta d'acqua da 90 centesimi con la carta. Ma hanno messo pure la tassa sulle carte di credito. Vabbè. E in Italia, io adesso non so perché è da tanto che non vivo in Italia fissa, però insomma raga, una pizza con una birra o almeno con solo l'acqua, cioè io prego che almeno con 30-40 euro te la cavi, cioè spero anche un po' di meno, perché comunque stiamo parlando di una pizza e di una Coca-Cola o di una birra, capite? Non vi sto parlando della cena regale. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Quindi, primo requisito, dovete essere ricchi, perché se non state bene economicamente, la vita negli Stati Uniti è difficile. È molto più difficile della vita in Italia, ok?
Primo. 2. Se volete la vita che vedete nei film e nei telefilm, dovete vivere nelle grandi città. E quindi si ritorna al punto 1. Voi lo sapete quanto costa vivere in una città? Voi lo sapete quanto costa vivere nell'Upper East Side di Gossip Girl? Ecco, a meno che non siete, insomma, avete un'azienda, siete delle persone, dei imprenditori, uomini, donne, che voi siate, insomma, siete delle persone che stanno bene economicamente, fondano un'azienda, sfondano questa azienda, si fanno miliardi e miliardi di dollari, vivete nell'Upper East Side? Sì. Però, ritornando al punto 1, siccome noi siamo delle persone normali e non siamo miliardari, quindi il mio discorso ovviamente lo sto facendo a voi, persone normali come me, non miliardarie, perché quello sarebbe proprio un altro discorso. Ecco, non ci puoi vivere. Al massimo puoi vivere al Bronx, ecco, con Jennifer from the Block. Che poi pure il Bronx, penso che da quello che ho letto sembra sia diventato costoso pure il Bronx, perché non è più, dice, spaventoso, pericoloso come era prima, ma non lo so, non ci vive a New York. Vuoi vivere a Los Angeles? Vuoi diventare vicino di casa di Justin Bieber e le Kardashian? Te ci vogliono 50 milioni di dollari di casa, cioè, capisci? Se non te lo puoi permettere, a Los Angeles non vivi a Los Angeles, al massimo vivi a Los Angeles Downtown, che Los Angeles Downtown è solo homeless. Se voi siete stati a Los Angeles potete confermarlo, infatti Los Angeles è stata una delle città che mi ha più disappointed di tutte. Sono andata alla Walk of Fame, cioè c'erano più homeless che altro, io mi aspettavo questo posto magnifico. Poi ovviamente se cominci ad andare verso Malibu Beach, andando verso quelle zone lontano da Los Angeles Downtown, cioè, è lì dove che veramente vivono i ricchi. Comunque, Miami. Ragazzi, lo sapete quanto costa vivere a Miami? Tanti soldini. Quindi, vuoi la vita dei telefilm? Vuoi la vita dei film? A meno che tu non sia miliardario, non la puoi avere. Non la puoi avere. Terzo punto, perché sennò poi mi perdo. Terzo punto. Gli Stati Uniti, noi abbiamo l'idea, gli Stati Uniti, perché ho visto i film e telefilm, gli Stati Uniti sono New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Seattle, perché ho visto Grey's Anatomy, perché ho visto Twilight, perché ho visto 50 sfumature di grigio, New York, perché ho visto Gossip Girl, perché ho visto Cicci, e quello è. Punto, fine, basta, finito, Stati Uniti, punto. No. Gli Stati Uniti sono ben altro, ragazzi. Gli Stati Uniti sono tutto tranne che le grandi città che vi ho appena menzionato. Gli Stati Uniti sono un mondo completamente diverso dalle grandi città. L'italiano medio, che ripeto è cresciuto con i film e telefilm, pensa che gli Stati Uniti, io in America sono stato a New York. Ok, sei mai stato in Oklahoma? Sei mai stato in Arkansas? Sei mai stato in Ohio? Sei mai stato in North Carolina? Me ne sto di alcuni. Sei mai stato nell'Oregon? Ti dicono no. Te so, New York non è l'America. New York è una parte d'America, ma New York non è l'America. Los Angeles non è l'America. Miami non è l'America. L'America è farsi il road trip di tutti gli stati interni, di vedere tutte le bellezze, la natura, le bellezze che ci sono. Ci sono delle cose meravigliose. Cioè, io sono stata in Arizona e ho visto una delle cose più belle della mia vita. Si chiama Horseshoe Bend. Spero di averlo pronunciato correttamente. Cioè, siamo arrivati a questo punto e sono rimasta completamente senza parole. Uno dei paesaggi naturalistici più belli che abbia visto nella mia vita. Stessa identica cosa quando sono andata al Grand Canyon. Cioè,
ci sono dei paesaggi, una natura meravigliosa che abbiamo anche in Italia, però sono cose che non vedi in Italia, ok? Quindi se già tu mi cominci a dire, guarda, io sono stato, non sono stato solo in New York, a Los Angeles, ma mi sono girato anche negli Stati Uniti, allora già lì possiamo cominciare a parlare. Perché i veri Stati Uniti sono quelli. È quella cioè andare a vedere gli spazi enormi del parco naturale di Yellowstone. Cioè, ragazzi, sono delle cose meravigliose da vedere. E voi vi siete mai chiesti come vivono le persone che vivono appunto in questi stati e vivono in quei paesini come mio marito, due paesini di 2-3 mila abitanti? Quella è la vera America. Quella è la vera America. E voglio provare, vorrei davvero che voi, una volta nella vita, andaste in uno di questi paesini e avesse una conversazione con un americano di quel paesino. E io vi posso assicurare che dite no, io non ci posso vivere in America. Proprio no. Perché è quella la vera mentalità americana. La mentalità americana, sì, è ovvio che è anche quella delle grandi città, delle persone che vengono dalle grandi città, che sono la maggior parte delle volte le persone che hanno più viaggiato rispetto alle persone dell'America, degli Stati Uniti centro, di quei cittadini come la famiglia di mio marito. La famiglia di mio marito non è mai uscita dall'Indiana, non è mai uscita dal paesino dei 3.000 abitanti, cioè so quelli che ti dicono ma in Italia c'avete il Colosseo, ma in Italia andate col cavallo o c'avete le macchine, cioè sono uno di quelli, capite? Quindi è ovvio che la persona che viene dalla città, la persona che viene da New York, prima di tutto probabilmente molto più istruita, è sicuramente andata al college e seconda cosa ha viaggiato, è uscito dagli Stati Uniti, sa cosa c'è al di fuori. Cioè, ma il vero americano, se noi parliamo di America, sono quelli che vengono da cittadina di 3-4 mila abitanti che non te sanno di manco che cavolo c'è sta fuori l'Indiana. Cioè, capite? E quindi lì possiamo cominciare a parlare. Se voi mi dite che avete vissuto questo tipo di cultura, avete avuto rapporti personali appunto con rapporti per il brutto, nel senso avete avuto rapporti, avete chiacchierato, vi siete fatti una chiacchierata, avete vissuto la cultura americana, allora lì possiamo cominciare a parlare e sono disposta ad avere un dibattito. Ma le persone che mi dicono ma tu vivi negli Stati Uniti, ma tutta la vita meglio gli Stati Uniti che l'Italia, credetemi, voi non avete mai vissuto in America e non sapete cosa significa davvero vivere negli Stati Uniti. Passiamo all'altro punto. L'altro punto è questo. Io vi faccio una domanda. Voi siete cresciuti, ripeto, ci riallacciamo al discorso, siete cresciuti con le abitudini italiane, siete cresciuti con l'educazione italiana e siete cresciuti con la medicina non si prende perché te fa male e poi il corpo si abitua. Ecco, immaginatevi trasferirsi in un mondo in cui le medicine sono all'ordine del giorno. Le medicine vengono date ai ragazzini. Quando io facevo la ragazza alla pari, la mia mamma ospitante aveva una pantry, chiamatelo come vi pare, una dispensa solo per medicine, e appena le ragazzine stavano male quella gli dava il Gatorade, perché il Gatorade, cioè, che è una cosa che fa malissimo, soprattutto i coloranti che mettono nei Gatorade qui negli Stati Uniti, gli dava il Gatorade e gli dava le medicine. Appena tu dicevi aia mi fa male il dito, tieni la medicina per il dito. Aia mi fa male un po' la subito tieni Tylenol, tieni. Cioè, questo è proprio uno dei piccolissimi esempi, vorrei farvi una miriade di esempi. Vi trasferite in un mondo in cui uscite fuori a cena e ripeto, spero che è rimasto a 30-40 euro. Con 30-40 euro te fai una bella pizza, una bella birra e te fai due chiacchiere con l'amichetto per 3-4 ore seduto al tavolino, te fai
due risate, sei a contatto con le persone, che quello è qualcosa di che non ha un costo ed è la cosa che manca di più agli stranieri, agli italiani che vivono fuori l'Italia. E vieni negli Stati Uniti e non ti puoi permettere manco di andare a mangiare una pizza, e non c'è la cultura del sedersi al tavolo e sta al tavolo 3-4 ore, perché tu manco hai finito la pizza già ti portano il conto che te cacciano. Ecco, perfetto. Quindi voi immaginatevi un italiano, l'italiano medio, che viene catapultato nel mondo americano. Quanto ci dura? Ma proprio a viverci, è sempre quello il discorso. Io non sto parlando di fare turista, e quindi te vai a fare la cena, il pranzo 5 volte la sera e poi torni in Italia perché sei andato a vedere New York e ti sei fatta la cena 5-6 volte, ho mangiato l'hamburger, che figa l'America. Sì, vivici. Vivici che, ripeto, non ti puoi permettere di andare a cena fuori perché costa un patrimonio. Quale cose si sono alzate in una maniera esorbitante, la gente veramente non arriva a fine mese, cioè qui negli Stati Uniti è un casino, ma è un casino ovunque, proprio nel mondo in questo periodo, ma negli Stati Uniti sta diventando una cosa invivibile, cioè mio marito prende uno stipendio molto molto buono perché mio marito ha un grado alto nei militari, cioè io e mio marito non ci possiamo permettere di andare, mo levate il fatto che comunque io non prendo quanto prende mio marito, ma io e mio marito non ci possiamo permettere di andarci a fare un cavolo dei weekend, a fare una cosa carina. Sì, andiamo a cena fuori, ma non ce lo possiamo permettere tutte le sere, cioè se andiamo a cena fuori ogni volta so 100-150 dollari, perché comunque uno cerca di andare a cena fuori. E qui, a meno che non vai in un ristorante, qui ci sono solo fast food, che pure i fast food, facevamo questo discorso con mio marito l'altro giorno, mi diceva io non mi posso permettere manco più di andare al McDonald's, prima magari loro, lo sapete, gli americani hanno questo amore spassionato per McDonald's, e dice io prima capitava, sai quant'era, 3, 4, 5 anni fa, quando lavoravo e stavo in Florida, mi passavo sempre al McDonald's la mattina, mi prendevo un McMuffin, mi prendevo un caffè. Dice adesso praticamente è come fa un pranzo o una cena andare al McDonald's. Qui le cose sono peggiorate, stanno peggiorando sempre di più. Ma ripeto, immaginatevi un italiano e prima di tutto se deve vedere a spendere per due cavolate 100-150 dollari più lasciare la mancia. E non esiste la cosa del star seduti al tavolino, primo, secondo, antipasto, contorno, caffè, ammazza caffè, è proprio la bellezza di fare quei pranzi, quelle cene in cui c'è il dialogo, in cui c'è il rapporto umano. Qui non esiste una cosa del genere. A meno che non diventi amico con altri italiani e te ne vai a un ristorante owned by Italians. Ma qui non è così, cioè io vado a cena con mio marito, mo levate il fatto è mio marito perché giustamente siamo sposati, poi arrivi a un punto del matrimonio in cui vai a cena fuori, non sai che dite perché vivi H24 con la persona, te dici tu cavolate, vabbè andiamo a casa, sono stanca, e magari sei stato seduto mezz'ora, già voglio andare via. Io parlo proprio dello stare in famiglia, di quelle cose io questa cosa con la famiglia di mio marito non ce l'ho, ma proprio zero, cioè zero. Anche il concetto per dirvi di apparecchiare, fare la tavola carina a Pasqua, a Natale, stare seduti veramente 5, 6, 7 ore a mangià, cioè qui mangi quella cosetta, magari io che ne so, quando è stato a Natale, no, al Thanksgiving ho cucinato la lasagna. Ecco, io ho fatto la lasagna e non ho fatto nient'altro perché non mi ricordo, c'avevo da fare, c'avevamo un sacco, c'avevamo i parenti, il padre di mio marito qua a casa, abbiamo mangiato la lasagna, punto. Cioè, capito, non c'è stata, zia porta il pollo con le patate, l'altra zia porta il dolce, l'altra zia porta le bruschette. Cioè, è proprio una cultura, un modo completamente diverso dal nostro, e ci saranno le persone che mi diranno Ilaria, ma tu generalizzi. Raga, non è una questione di generalizzare, perché assolutamente, e ve lo dico proprio subito, ci sono tantissimi americani che più o meno vivono la vita come la viviamo in Italia, ma lo sapete quanti ne conoscete nell'arco della vostra vita se vivete negli Stati Uniti? 1 su 1 miliardo, cioè
E magari molto spesso sono delle persone che hanno, io per esempio ho un amico stretto che vive a Seattle, lui viene c'ha tutte le origini italiane e lui vive come noi italiani, ma perché? Perché ha origini italiane, il nonno e la nonna erano italiani, lui vive in America, parla un pochino italiano, però lui è americano, cioè gira e ti rigira sì, ma allo stesso tempo perché? Perché ha origini italiane, cioè è ovvio, no? Quindi quello che io cerco di far capire alle persone che mi seguono è sì. Aspettate, devo bere perché non ho più saliva, scusatemi. Perfetto, grazie. Momento di pausa. E quello che io cerco di far capire alle persone che mi seguono è che sì, bello, vivi negli Stati Uniti, ma sapete davvero come si vive negli Stati Uniti? Sapete davvero cosa significa vivere negli Stati Uniti? La cultura americana, e questa è una cosa che io ripeto sempre, l'America è veramente un altro mondo rispetto al nostro, è una cultura diversa, è tutto diverso, la mentalità delle persone è diversa. Esempio, l'italiano medio è una persona molto chiusa mentalmente. Ah, oddio, si è messa il vestitino, oddio, gli si vede la tetta e culo. Cioè, qui la gente va in giro nuda e manco te guardano, ma quelli non gliene frega niente, non te giudica nessuno. Qui sono molto aperti. Qui mentalmente non esistono le cose come tantissimi italiani, soprattutto le persone un pochino più adulte. Oddio, ma quella come si è vestita, ma quella gli si vede la tetta, ma quella, oddio, ma si è ingrassata, ma si è scordate, vero? Cioè, quindi anche per un italiano, anche solo quello, il fatto di trasferirsi in America e non poter fare cicci picci cicci la civettina, a me l'italiano medio si ammazza, cioè come fa quello? Quello deve fare civettina, deve fare ticchi ticchi ticchi, come fa se no? È un mondo diverso, è un mondo diverso e le persone che non si rendono conto sta cosa, io continuerò a dirvelo. Gli Stati Uniti è un mondo completamente diverso dall'Italia, è un mondo che voi manco vi immaginate, cioè non ha nulla a che vedere con quello che vedete nei film americani. Ripeto, soltanto se siete miliardari e vivete nell'Upper East Side, comunque, o a Los Angeles e siete vicini di casa delle Kardashian. E cos'altro? Ho parlato un sacco. Beh, questo per dirvi che no, vivere negli Stati Uniti non è come nei film, vivere negli Stati Uniti è difficile, i rapporti umani sono difficili, gli americani hanno un modo di pensare tutto loro, hanno un modo di vivere tutto loro. Partite anche dalla più piccolissima cosa, parliamo del cibo per esempio, il cibo. Noi siamo abituati che diciamo il 70, pure l'80% degli italiani segue una dieta mediterranea. Noi siamo molto attenti al cibo, pesce, carne di qualità, quando vai fuori, la bistecchina, la bistecca fiorentina, di qua, di là, abbiamo siamo privilegiati a livello di cibo, questo proprio è il meglio che vi posso dire per descrivere il cibo italiano, siamo dei privilegiati. Cioè, abbiamo dei limoni che te dico fermate, cioè che qui ti sogni, i pomodori che te li sogni qui, cioè qui il pomodoro non sa nemmeno di pomodoro. Fatto sta che mio marito è venuto in Italia, la prima volta che è venuto in Italia a cena mamma ha fatto l'insalatina, quella con i pomodorini di pachino, con un po' di rosmarino, un po' di sale, l'olio d'oliva buono, quello fresco, e mio marito mi ha guardato e mi ha detto, ma quindi i pomodori hanno un sapore? Mi hanno mentito tutta la vita negli Stati Uniti. Piccolissima cosa, stupidissima, ma vi fa capire tutto. E quindi noi comunque siamo abituati al buon cibo. Fai venire l'italiano medio negli Stati Uniti, che per gli americani il buon cibo è l'hamburger, le patatine, e che si mangiano, e il McDonald's, il Mexican food, il cibo messicano, Chick-fil-A, che loro vanno a Chick-fil-A, per loro è il posto fancy,
che troppi ce ne stanno, Popeyes, il coso, il chicken, quello della Louisiana, e le chicken wings, cioè fai venire l'italiano medio negli Stati Uniti, poi voglio vedere che fa, voglio vedere cosa fa. E ragazzi, cioè, tu esci con un americano e ripeto, per lui Chick-fil-A è fancy, per noi. E se tu vai in un ristorante italiano negli Stati Uniti, è un ristorante di lusso. Voi non sapete manco quanto costa andare in un ristorante italiano e nella maggior parte, a meno che sei fortunato e trovi veramente il ristorante italiano, nella maggior parte dei casi menù, ristorante, scritto ristorante italiano, menù chicken parmigiana e pasta alfredo. Che poi pasta alfredo esiste davvero a Roma, noi abbiamo alfredo alla scrofa, però vabbè. Levando quello, per farvi capire, cioè, capito, quello è il ristorante italiano che tu vai a spendere $200-300, per loro è il ristorante de lusso e manco c'hanno il cibo italiano, capite? Quindi metti a paragone l'italiano medio con l'americano. Altra cosa, ti sposi con un americano, come è successo a me. Mia madre mi ha sempre detto, moglie buoi dei paesi tuoi, e mia madre ha ragione. Io sono stata, mo levate il fatto che io sono stata fortunata, che grazie a Dio ho trovato una persona bravissima, mio marito, abbiamo ovviamente a livello culturale, abbiamo tanti scontri, tanti litigi, tante argomentazioni, chiamiamole così, però io diciamo che mi reputo fortunata perché comunque io e mio marito stiamo molto bene insieme e ripeto, a parte quei momenti in cui ci abbiamo queste, ma che è normalissimo perché io sono italiana e lui è americano, sempre lo stesso, cioè arriviamo sempre allo stesso discorso. E crescita della famiglia, crescita di un figlio, io adesso ancora io e mio marito non abbiamo figli, ma io te ci voglio vedere quando io e mio marito dovremo crescere dei figli. E ripeto, io sono stata fortunata perché mio marito è molto accondiscendente, mio marito è un pezzo di pane, ma ti voglio vedere. Parlo tu di donna, tu donna italiana che deve crescere un figlio americano. Cioè, che la madre di mio marito molto spesso ci viene a trovare con la figlia del fratello, con la nipote di mio marito e gli compra, se ci penso mi viene da piangere, gli compra quelle schifezze, quei drink tutti colorati e gli compra la ragazzina dei 10 anni. Cioè, raga, che veramente c'è sta, cioè, è proprio dentro al solo bicchiere c'è scritto proprio cancer, cioè proprio scritto cancro, tumore, cioè che ci sono le cose le peggio, pieno di zucchero, ci saranno almeno 60-70 grammi di zucchero. Infatti io ho detto, da Tina gli ho detto, ma tua madre compra queste cose alla ragazzina? Sì, ma non lo dice perché sennò la madre si arrabbia, la madre insomma della bambina. E c'ha ragione, insomma. Cioè, capite? Io già mi immagino che mi dovrò mettere a litigare con la madre di mio marito perché gli compra il McDonald's, gli compra quelle cose che io non voglio assolutamente che mio figlio mangi queste cose, soprattutto negli Stati Uniti. Ed è anche per questo che sono diventata vegetariana qua negli Stati Uniti perché lasciamo perdere la qualità del cibo, del pesce, proprio il cibo in generale, cioè veramente no, per me è proprio no. E troppe persone ho conosciuto da quando si sono trasferite negli Stati Uniti hanno cominciato ad avere tantissimi problemi a partire da acne, a partire da sovrappeso, a partire da problemi intestinali, problemi perdita di capelli. Troppe, c'ho una miriade di ragazzi che ho conosciuto nell'arco della mia vita che vivono adesso fisse negli Stati Uniti che non ce n'è una che non c'ha avuto un problema, idem uomini. Quindi, vabbè. E quindi troppe cose ci sarebbero da dire, troppe che veramente dovrei parlarvi per 4 ore, ma comunque lo sapete, io questi discorsi ve li faccio spessissimo sui social. Cioè, mi ha fatto ridere, una volta feci un video in cui dissi appunto del fatto che i bambini per esempio non giocavano al parco, mi ricordo avevo sticciato un video di qualcuno, quel video andò virale e tutti mi dissero ma tu in America guarda che non è vero, è così. Allora io dico a te, tu in che parte degli Stati Uniti vivi? Adesso io ti voglio a vivere
Per esempio dove viviamo io e mio marito. Voi, se mi seguite, voi li vedete i video? Avete mai visto qualcuno camminare per strada? Nei parchi? Nei parchi vedi 2 o 3 volte una carrozzina, qualcuno che cammina, punto. O al massimo giocano al campetto di basketball, punto. Non vedi il sabato e la domenica che veramente non riesci manco a camminare, vai al parco della Caffarella, vai a Villa Lazzaroni, che ne so, vi dico i parchi che conosco di zona mia. Vai che cavolo ne so, scusate, ma ci sto pensando, a Piazza del Popolo, vai a oddio, Villa Borghese, cioè che non riesci manco a camminare per quanta gente ci sta. Tu una cosa del genere in America non la vedi, a meno che, lo ripeto, non vivi a New York e vai al Central Park, ma tu una cosa del genere non la vedi, soprattutto, ripeto, se vivi nelle piccole cittadine americane. Noi viviamo in Virginia, ma adesso viviamo a Chesapeake, e Chesapeake è una piccola cittadina, non è grande nemmeno come Virginia Beach. A gente la vedi camminare, non vedi nessuno in giro, cioè, e non c'è nemmeno un parco, per dirvi, vicino alla scuola elementare, alla scuola media, e non vedi i ragazzini che escono da scuola e vanno a giocare con l'amichetto appena usciti da scuola. Cioè, quando io andavo a scuola era fisso che io uscivo da scuola e subito andavamo a giocare al parco con gli amichetti, e dovevi stare 3-4 ore che mamma ti diceva: ma dobbiamo andare a casa, ti devi lavare, dobbiamo cenare. No, voglio giocare con l'amichetto. No, vedi una cosa del genere qua. Ripeto, qui dove sto io. Quindi, le persone che mi fecero quei commenti, io vi dico: dove vivete? In che stato vivete? In che città vivete? In che contesto vivete? Perché poi gli Stati Uniti sono grandi, quindi dipende anche. Ma in tutti i posti in cui ho vissuto, io cose del genere non l'ho mai viste. Io non ho mai visto ragazzini giocare al parco giochi. Vi ricordate quando vivevo a Washington State e portavo la ragazzina, facevo la babysitter e portavo la bambina col passeggino? Vi ricordate quante volte durante le live vi facevo vedere i parco giochi vuoti? Vuoti. Cioè, che non erano nemmeno, mi ricordo che facevo pure il sabato e la domenica e non vedevi una volta un papà o una mamma che giocava col bambino. Erano sempre vuoti, perennemente vuoti. Dai raga, di che stiamo parlando? Cioè, non... Qua chiedi a un americano di andarsi a fare una cena, un aperitivo, prima di tutto ti dicono a cena se va alle 5. Perché poi, a parte che qui chiudono, soprattutto durante la settimana, qui i ristoranti ti chiudono alle 8. Quindi tu dici, o mangi o mangi. Siamo andate una sera che era pure... Era sabato sera, siamo andate con le ragazze al ristorante messicano, ci hanno cacciato. Cioè, ci hanno cacciato che erano manco le 9. Cioè, capite? E noi stavamo sedute giustamente a chiacchierare perché eravamo 2 italiane e una ragazza turca, quindi ci stavamo a fare 2 chiacchiere come facciamo in Italia. Cioè, ragazzi, chiedi all'americano di andarsi a fare la cena, l'aperitivo durante la settimana, quello ti dice no, perché devo lavorare, perché quelli pensano soltanto a lavorare. Purtroppo la cultura americana è questa. E ti dicono: al massimo possiamo andare alle 5, alle 6 torniamo a casa, perché io poi devo andare a dormire. Cioè, non esiste l'aperitivino, la birretta pure durante la settimana. Dai, ci vediamo, ci facciamo 2 chiacchiere. No. Non con gli americani che ho conosciuto io. E ne ho conosciuti tanti. Vi posso assicurare che ne ho conosciuti tanti di americani. Niente ragazzi, questo per dirvi che alla domanda che mi fate sempre: ma gli Stati Uniti sono... è veramente bello vivere negli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono come i film? No. Gli Stati Uniti non sono come nei film. Gli Stati Uniti sono come nei film, ripeto, se siete dei miliardari e vivete a Miami Beach, a Los Angeles, a Malibu Beach, a New York, a Brooklyn. Ecco, quello è il mondo, il vostro mondo. E se non avete l'azienda, non siete delle persone ricche, voi persone, tu donna, tu uomo, ma al massimo ti puoi sposare l'americano imprenditore pieno dei soldi, ecco, magari quella vita la puoi fare. Ma no. Se non sei miliardario, no. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi abbia interessato. Vi abbia interessato, si dice vi abbia. Vi abbia interessato. Ragazzi, io l'italiano. E il mio italiano sta morendo sempre di più. Sono veramente ashamed di questa cosa, mi vergogno.
Io ero molto brava a parlare italiano, soprattutto a scrivere temi. Sempre stata molto brava, ma devo tornare un po' in Italia. Devo ricominciare a parlare italiano tutti i giorni. Qua parlo inglese tutti i giorni. E mi raccomando, seguitemi sui miei social. Mi trovate su YouTube, Instagram, TikTok, Yaya Rondi, come sempre. E seguitemi, metto tantissimi contenuti su tutti i social, sperando che non bannino TikTok anche in America. E se bannano TikTok in America, mi trovate su Instagram e su YouTube. Io continuerò a fare il podcast. E ragazzi, grazie per avermi guardato e ci vediamo nella prossima puntata di Keeping Up with Yaya Rondi. Ciao ciao!